Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Io sono Luca Fezzigna. Io no. Però la somiglianza c'è. Sulla barba. Più o meno. No? Più o meno. Allora, riprendiamo il discorso di martedì scorso. Eravamo rimasti sull'argomento del finanziamento e del rapporto con le banche e di cosa appunto le banche chiedono per aprire un finanziamento e chiedere un finanziamento. Oggi invece facciamo un passo in avanti. Di cosa parliamo? Parliamo di difetti. Sì, diciamo difetti di costruzione. Parliamo di difetti di costruzione. Cosa dovete stare attenti quando comprate? Cosa dovete guardare? Premetto, non è che adesso copriremo tutte le varianti, che ci sono tante, però alcune cose sì. C'è un pensiero sul quale vorrei iniziare. Fatto primo mestiere, sono disegnatore edile. Ho fatto l'apprendistato nel paesino di Plagna, Canton Berna, il Giura Bernese, su per le montagne. Quindi ne avrei visti di casi di difetti edili. Sì, però la cosa interessante, ero con un architetto che era un po' filosofo e mi disse allora, mi ricordo, non esiste una casa perfetta, non esiste una casa senza difetti, per la semplice ragione, diceva lui, e sono d'accordo, che siamo noi uomini, esseri umani, che costruiamo le case, e siccome abbiamo difetti, anche noi, anche l'opera, esatto. E mi ricordo quando con questo cliente importante siamo andati a vedere la villa Favorita a Lugano, che è una delle case più care, e poi abbiamo fatto un'offerta su questa proprietà. Anche lì abbiamo trovato difetti, una proprietà di quasi 100 milioni. E comunque ci sono difetti. Adesso sono stato in Florida, ho visto diverse ville importanti, anche lì non esiste una proprietà senza difetti. Quindi a prescindere dal prezzo. Il punto di partenza deve essere quello. Al di là, allora premetto, ci sono due tipi di difetti. Uno è il difetto che questa casa ha quasi tutto quello che vorrei, ma non è al 100%. Ecco, questo è lì, già tutti mettetevi il cuore in pace, non troverai la casa che soddisfa al 100% i tuoi requisiti. Non esiste. Non esiste. Un giorno ci sarà, in un'altra dimensione, molto trascendentale, ecco. E lì potremo raccontare diverse barzellette, ma non è il momento. Alla prossima. Faremo una nuova categoria. Ecco, le barzellette degli immobiliaristi. Però adesso parliamo di costruzioni. Parliamo di costruzioni, cosa devi stare attento. E anche in questo ambito dobbiamo differenziare tutta una serie di difetti. Può essere un problema giuridico, ecco, dove tu vedi la casa e dici wow, che bella, oh, geniale, poi prendi l'estratto dell'ufficio dei registri, diritto di passaggio, pignoramenti. Dici, ok, bella fuori ma dentro. Vedi una barca di problemi, ecco. Quindi questo, mi raccomando, stai attento. Tra l'altro, caro che ci ascolti, sei interessato a comprare una casa, sempre guardare quel che io chiamo il passaporto della casa, che è l'estratto dell'ufficio registri, dove vedi se ci sono delle servitù, se ci sono... E lì tante volte ci sono delle cose scritte che magari neanche capisci. È importante a quel punto chiedere consiglio a un avvocato, a un notaio, fargli spiegarci cosa è cosa vuol dire questa dicitura. Ecco. Noi abbiamo incontrato nel nostro trascorso più di una dicitura complicata. È come. Ed è quello che rende il suo mestiere affascinante, che ne trovi sempre delle nuove. Esatto. E poi chiedi all'ufficio dei registri l'estratto, il documento giustificativo. Vedrai nell'estratto c'è scritto DG, documento giustificativo, con un numero, una data, e ti arriva dei documenti scritti a mano di un notaio nel 1900 chissà quando. Sì, ci è capitato anche questo. È capitato anche questo, e a volte veramente non è così semplice, però è importante. Ecco, questo è un tipo di difetto.
Dopo c'è proprio la questione costruttiva. La questione costruttiva dipende tanto dall'anno di nascita della casa. Una casa rustica come questa nella quale ci troviamo, che in questa parte qui probabilmente data del XVI secolo, Un po'. quindi è un po' vetusto. Ed è chiaro che questo tipo di costruzione sai cosa aspettarti. Queste case d'una volta, le case ticinesi, i rustici, sono sassi, quindi lì i difetti principali sono se ci sono movimenti delle fondamenta. O anche il gas, radon. Il gas, radon, bravo, questo è effettivamente una cosa da tenere in considerazione. Si possono fare le verifiche per calcolare, perché queste case antiche non hanno una platea. Ecco, dunque, non essendoci la platea, il gas radon potrebbe anche salire. Chiaro, se hai, come qui noi siamo nella cantina in questo momento, se è ventilata bene, anche se magari ci sono problemi di gas radon, non arriveranno ai piani superiori perché vengono ventilati. Però effettivamente, se uno è sensibile, è giusto anche fare le dovute verifiche. E ci sono dei metodi molto semplici per verificare se una cantina o un sottoscala ha queste infiltrazioni di gas radon, e ci sono dei metodi anche efficaci per eliminarlo o contenerlo. Sì, e che non troppo costoso. Non troppo costoso. Ecco, dopo abbiamo a volte nei rustici delle situazioni con il tetto in piode che è molto pesante, che pesa sui muri portanti, e a volte lì troviamo delle situazioni, delle crepe importanti da verificare con un professionista, se questo potrebbe nell'arco degli anni creare dei problemi ancora maggiori. Quindi è importante stare attento. Non stiamo parlando della piccola crepa che tutti queste case... Quella di assestamento, diciamo. Proprio esatto, quindi è lì che ci vuole il professionista che viene e faccia una verifica. Dopodiché abbiamo le case costruite, diciamo, un'altra epoca, dove abbiamo tutto un altro tipo di costruzione. Sono le case che vengono costruite negli anni 50, anni 60, anni 70, direi fino all'anno 83. In questa fase, fino a questo 83, abbiamo delle costruzioni semplici, non isolate. Sono i mattoni del 15 generalmente, poi cominciano anche a creare i muri doppi, dove in mezzo c'è forse un 6 centimetri di vuoto, o ai tempi mettevano anche il Sagex. E quindi questo è tutto un altro tipo di costruzione. Lì avevamo già un certo tipo di speculazione e avevamo artigiani seri, quindi a seconda della costruzione già puoi farti un'idea della qualità. Dall'83 in avanti invece abbiamo queste nuove regole a livello federale, dove la casa deve avere un certo coefficiente isolante. Quindi abbiamo già per forza delle finestre che oggigiorno non sono più considerate buone, però in quel momento dovevano mettere già il doppio vetro Thermopan. Quindi con questo già era migliorato molto la qualità di costruzione. Anche a livello acustico. Una cosa che però non abbiamo citato è l'amianto durante gli anni 70-80. Esatto. La problematica, diciamo, adesso, se non erro, il 93, dove viene proibito l'uso dell'amianto. Fino al 93 effettivamente, dagli anni 50 fino al 93 dobbiamo fare delle verifiche. A meno, se la casa deve essere ristrutturata, allora per legge si deve prendere des échantillons, come si dice in italiano? Dei pezzettini. Dei campioni. Dei campioni delle piastrelle, devono essere verificati i pavimenti, lo stucco dietro le finestre. Dunque, se si viene a togliere le finestre, cambiare i pavimenti, eccetera, non si può fare così alla buona. L'amianto viene utilizzato come collante, diciamo. Come collante, nelle piastrelle del bagno, della cucina, anche nei pavimenti. Esatto, anche le famose lastre in Eternit che hanno creato grossi danni a livello della salute.
E quindi attenzione con questo qua. Ho avuto situazioni difficili dove l'acquirente si è ritrovato davanti a una spesa importante Ingente, per sì. smantellare questo amianto. Deve venire una ditta specializzata che costa molto cara. Sì. Ci sono metodi, diciamo, un po' più economici come coprirli, se sono Ecco, integri, se non giusto. sono Esatto. appunto rovinati, si può ricoprire quella Sì. superficie con E una nuova. una cosa, caro, che ci stai ascoltando, attenzione che se tieni la casa così com'è, l'amianto non crea problemi alla salute. Esatto. È solo dal momento che vuoi smantellare questo amianto che diventa, questi polveri fini entrano nell'aria e quindi a quel momento là diventa pericoloso. I difetti di costruzione più importanti sono i problemi di infiltrazione d'acqua, dove dobbiamo stare attenti, i problemi degli impianti di riscaldamento vetusti, i tubi dell'acqua, e non è facile a volte verificare lo stato. Adesso ho venduto una casa dove per fortuna avevano un vespaio, crawling space, come lo chiamano in inglese, dove tutti i tubi erano a vista e quindi in questo caso hanno potuto fare tutte le verifiche del caso e hanno constatato che la qualità era ancora buona. Però la maggior parte invece delle case questi tubi si trovano nelle mura e non è facile anche se abbiamo delle soluzioni. Abbiamo le telecamere che vanno a verificare, che verificano la qualità dell'acqua, la pressione dell'acqua. Insomma, ci sono tante verifiche che si possono fare. Ed è buono, a secondo come la persona si sente, è buono entrare nel tema per fare queste verifiche. Noi, allora, un principio fondamentale in Svizzera comunque costruiamo bene. Questo ho girato, se vai anche i nostri vicini o vai negli Stati Uniti, costruiscono per 30 anni. Mm-hmm. Noi costruiamo per 80-100 anni. Sì, per più del doppio. Sì. I standard sono molto più che altro credo che la qualità dei materiali e anche la qualità delle ditte è molto alta. Abbiamo un po' un abbassamento della qualità negli ultimi 20-30 anni dovuto ai costi. E dunque per via dei costi si cerca di velocizzare le costruzioni, gli artigiani si trovano sotto pressione e troviamo degli errori di costruzione che sono proprio degli errori di concentrazione. Ho il caso, mi è successo un paio d'anni fa, che dalla ventilazione della cucina veniva giù acqua. Dico, no, com'è possibile? Dovrebbe tirare su l'aria, invece manda giù l'acqua. E abbiamo interpellato la ditta che si occupa di fare queste verifiche. È arrivato con la telecamera ed era un palazzo di 7 piani. A metà strada c'era dell'isolazione termica che era nel tubo. E dici, come mai che nel tubo di ventilazione c'è isolazione termica? E la ragione è che mentre costruivano la casa, quando si è arrivato a una delle solette, per gettare il cemento sulla soletta, far sì che il cemento non va nella ventilazione, qualcuno ha messo isolazione e poi non l'ha tolta. Ecco, queste sono sbadatezze. Quindi era la condensa che andava su e ritornava giù sostanzialmente. Esatto. Ecco. E quindi non era un grosso problema, però sono di questi errori che troviamo sui cantieri, perché c'è tanto stress. Sfortunatamente, direi, se costruisci la tua casetta, il consiglio mio, calcola un po' più tempo di quello che ti diranno i professionisti per far sicuro che ogni fase del cantiere viene fatto bene. Soprattutto oggi che i tassi di interesse essendo così bassi, non hai grosse spese in questo periodo della costruzione. Tu hai il credito ipotecario che durante la costruzione devi pagare.
Però se parli del 2% è una cosa, ai tempi parlavamo del 6, 7, 8%, quindi cercavi di costruire veloce per evitare i costi del credito di costruzione. Per oggigiorno i costi sono bassi, quindi calcola di fare le cose con calma. Ecco, se riesci una cosa, quando costruisci casa, quando compri casa, fai con calma. Consiglio nostro. Proprio oggi, un quarto d'ora fa, ho mandato un messaggio a un mio amico che vuole comprare casa. Diceva, devo fare veloce. No, non fare veloce. Il contrario, fai con calma. Devo dire, tanti immobiliaristi ti diranno, no, qui devi decidere. Dico, no, pensaci su, pregaci su, vedi se c'è una connessione dove vedi che questa casa è quella giusta, che lo senti nel cuore, anche se devi aspettare un paio di settimane. Se è quella giusta, una volta che hai fatto tutte le tue verifiche, rimarrà, nessuno la prenderà. Se invece non è quella giusta, lasciala andare. Andrà. Esatto. Sì. Vero. Mi riallaccio al discorso di prima, perché è vero che in questo periodo si stanno in qualche modo un po' risvegliando anche i costruttori. Guarda caso, in 2 giorni ho avuto a che fare con 2 costruttori che mi hanno contattato e mi hanno chiesto se avessimo delle case da ristrutturare quasi da zero, dunque solamente con le mura e solette. Quindi evidentemente questo periodo in cui i tassi sono così bassi riaccende un po' anche nell'ambito dei costruttori o degli imprenditori nell'ambito immobiliare di farsi avanti e cercare. Quindi, sì, è vero. Sì. Parlavamo dei difetti di costruzione, difetti vari. Uno invece al momento che è di nuovo un vantaggio fantastico sono gli interessi bassi. Parlavo questa mattina con un imprenditore, rispettivamente proprietario di un terreno, che vuole farsi una palazzina, e ero appunto poco tempo fa in America. Sotto il 9%, 10%, 12% sono tassi normali. Sì, è vero che loro includono anche l'ammortamento della casa, però sono comunque molto sono più alti, cifre, sono tutte altre cifre. Noi adesso abbiamo di nuovo dei tassi all'1,2, 1,3, 1,4%. Sono dei tassi che permettono a uno di comprare, di avere 10 anni. Se blocchi il tasso per 10 anni, hai 10 anni di serenità, dove sai che avrai un pagamento basso. Ecco, per me per oggi volevo fare solo un po' questa infarinatura generale. Cosa ne pensi? Sì, mi credo che abbiamo toccato tutti i tasti. Sì, ci sono 1000 altri problemi, difetti di costruzione, però per quest'oggi per me era solo dare un assieme, una vitamina. Sì. Se volete approfondire, passateci a trovare, magari ne discutiamo insieme. Sì, con un architetto anche volentieri. Come spesso accade. Adesso abbiamo una visita con un cliente questo giovedì, arriverà anche l'architetto per rispondere a tutte le domande. Luogo, eccetera. Sì. Bene, direi che sei stato soprattutto molto esaustivo, quindi sì, lasciamo spazio alle domande se ne avete, nei commenti o direttamente qui in ufficio da noi, e ci vediamo martedì prossimo con un'altra vitamina. Grazie, ciao, a presto. Ciao.